Ciao a tutti, io sono MMC e benvenuti in un altro video con Bisunto nuovamente. Ciao a tutti! Ok, siamo qua per mostrarvi una creazione a cui ho lavorato un sacco di tempo e da cui ho ricevuto un po' di aiuto da Bisunto, cioè Essentials per Minecraft Vanilla. Ora vi starete chiedendo, ma che cos'è Essentials? Beh, alcuni di voi lo sapranno, altri di voi no, ma essenzialmente è un plugin per Bukkit che vi permette di fare un sacco di cose carine. Ad esempio, ora vado qua, faccio trigger B7S set home set 1. Sbada bing, sbada boom, sbada bing, boom bang, home set. Ora io mi sposto, no? Vado un po' all'avventura, combatto un paio di mob, crepo un paio di volte qua e là, no? E poi di colpo pluff mi ritrovo in un deserto, mi sono perso, voglio tornare a casa. E cosa faccio? B7S TP home set 1 e sbada bing, sbada boom, sono tornato a casa. Questo è l'equivalente del comando home e set home di Essentials. L'unica differenza è che ovviamente è in vanilla e infatti usa i trigger, dei comandi che possono usare tutti i giocatori anche da deoppati. Quindi anche se non siete OP, anche se non avete la creativa, eccetera eccetera eccetera, potete comunque usare questi comandi e potete farli usare anche ad altri giocatori in modo da avere funzionalità base nel vostro server. Ovviamente insieme ai comandi TP home, set home c'è anche il comando TP back che mi teletrasporta all'ultima posizione prima del precedente TP home. Come vedete sono tornato nel deserto, infatti è dove ho fatto TP home precedentemente. Passiamo ora ai comandi TP request e TP accept, che sono gli equivalenti del comando TPA e TP accept in Essentials. Essenzialmente mi permettono di richiedere a Bisunto di teletrasportare me da lui. Vi faccio subito vedere cosa intendo. Allora, innanzitutto apro tab. Come vedete abbiamo degli ID univoci. Bisunto ha l'ID 1, io ho l'ID 2. In pratica vengono assegnati in base all'ordine in cui joini il server e come detto sono univoci, non può essere che ci siano due giocatori con lo stesso ID. Ora mi ricordo il numero 1 che è l'ID di Bisunto, quindi faccio barra trigger B7S TP rec, che sta per TP request, set, e al posto di queste belle parentesi angolose che ho scritto dovete mettere il numero della persona da cui vi volete teletrasportare. Quindi metto 1, che è l'ID di Bisunto, come vedete mi dice inviato richiesta di teletrasporto a Bisunto, a lui arriverà un messaggio in cui deve cliccare sul testo per accettare, quindi accetta la richiesta. Io clicco here E bam! Ovviamente Biz può fare la stessa cosa con me. Ok, sono tornato indietro, vai Biz col tuo comando. faccio io il TP request però con l'ID 2. Ho inviato la richiesta a Mamo in questo momento. Ok, come vedete questo è il messaggio che mi è arrivato. Bisunto ha inviato una richiesta a you, quindi a me. Clicca qua per accettare la richiesta. Io clicco, puff, e come vedete... Ciao Mamo! Ciao! Ok, quindi questi sono i comandi che ci sono per adesso. In futuro aggiungerò anche altri comandi a questa specie di Essentials che ho chiamato Barbones. Trovate il link del download qui sotto in descrizione. Tutte le function sono documentate, in alto c'è una piccola striscia in inglese dove vi spiega brevemente cosa fa quella function e come utilizzarla. Ok, passiamo velocemente al processo di installazione che è veramente molto semplice. Allora innanzitutto andate su questo sito qua, vi lascio il link in descrizione, dopodiché scrollate un po' giù, fino a quando non vedrete una cosa che dice più o meno scarica il Barbones zip da qua ed estrailo. Quindi cliccate questo here, vi porterà a quest'altra pagina che è la pagina dell'ultima release di Barbones. Come vedete adesso è la release 0.1 per Minecraft 1.12. Ovviamente se guardate questo video in futuro la versione sarà probabilmente diversa. E se andate qua giù in downloads dovete scaricare barbones.zip, quindi il primo link, non il secondo né il terzo ma il primo. Cliccate e salvate la cartella. Ok, tagliate la cartella da dove l'avete appena scaricata e incollatela nella cartella del vostro server. Perfetto, ora in questo momento il mio server non è in esecuzione, ma potete anche installare Barbones mentre il server è in esecuzione, insomma ci sono svariati modi per installarlo. Ora prendete questa cartella zippata e trascinatela nel mondo del vostro server. Ok,
quello che dovete fare è la cosa seguente. Come vedete c'è la cartella data. All'interno della cartella data ci sono le cartelle advancements e functions. Come vedete sono entrambe vuote. Quello che dobbiamo fare è mettere gli advancement e le function di Barbones all'interno di queste due cartelle. Fare ciò è veramente molto semplice. Aprite barbones.zip, selezionate tutto, copiate, tornate indietro, tornate in data e incollate. Automaticamente vi incollerà tutto e quindi vi inserirà tutto all'interno di advancement e tutto all'interno di functions. Bene, torniamo indietro, possiamo eliminare il barbones.zip, torniamo sul server e possiamo eseguire il nostro server. Ok, andiamo quindi su Minecraft. Ok, eccoci qua su Minecraft, andiamo su multiplayer e andiamo nel nostro server. Ed eccoci qua. Come vedete la vostra chat verrà un po' spammata e questo è perché il processo di installazione ancora non è completato. Dovrete eseguire un ultimo comando da operatori. Quindi aprite la chat e scrivete /function b7s install e invio. E adesso avrete installato tutto. Come vedete, se premete tab avete il vostro ID e se provate qualsiasi altro comando di quelli che vi avevamo appena mostrati vedrete che funzionano. Ok, allora se volete supportare questo progetto mettete un bel mi piace, se non conoscete Bisunto andate a vedere il suo canale, se volete iscrivetevi, se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!